Il talento è la predisposizione spontanea per qualcosa. Per poter sprigionare il talento serve dover andare a migliorare quegli aspetti che in maniera spontanea e naturale sono carenti, come ad esempio nel mio caso il mio gesto tecnico, il saltare, è un insieme di tanti piccoli dettagli che devono essere in armonia insieme e quindi ci sono delle parti che sono magari più sviluppate in maniera naturale e spontanea ed altre invece su cui si deve andare a lavorare. Credo che il supporto delle persone a te vicine sia fondamentale, è sempre una base su cui poggiarsi, soprattutto nei momenti difficili, perché quando si fa sport si ha bisogno di una stabilità nell'entourage. Lo sport mi ha insegnato a non arrendermi di fronte agli ostacoli, ad amare qualcosa intensamente e soprattutto a stare insieme, imparare a stare all'interno di una comunità. Il fair play, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle persone che ruotano intorno al mondo dello sport, al mondo dell'atletica. Si impara molto di più da una sconfitta. 100 sconfitte ti insegnano più di una vittoria. Non voglio essere scontata sul momento più memorabile della mia vita da atleta. Io avevo 14 anni, se non erro, avevo appena iniziato a fare atletica e mi sono cimentata nei 300 ostacoli. È stata proprio una scelta dell'ultimo minuto e sono riuscita a vincere il titolo italiano totalmente inaspettato. Una grandissima ispirazione è stata mia mamma, Fiona May, con i suoi salti e poi con la sua personalità molto forte, è stato sicuramente un faro all'interno della mia carriera. Avere un esempio così grande, così di successo in casa è di grandissimo stimolo, non porta alcuna pressione, anzi ti ispira tantissimo, ti fa venire voglia di tirar fuori qualcosa in più. Il talento deve essere allenato e serve sempre anche un briciolo di talento per fare qualcosa. Io credo sempre che in ognuno di noi ci sia, una scintilla, che sia anche la più piccola, che ci porta a fare delle cose meravigliose, ovviamente accompagnate col lavoro. Per me i valori più importanti dello sport sono la solidarietà, la passione e la determinazione. Solidarietà perché credo che in qualsiasi sport, anche in uno sport individuale come il mio, ci debba essere sempre questa componente, questo rispetto per l'avversario, questa coesione. La determinazione perché lo sport insegna a non arrendersi e andare sempre oltre i propri limiti e a conoscere i propri limiti, ma sempre cercando di non perdere mai di vista l'obiettivo. Passione perché lo sport secondo me insegna ad amare qualcosa, a essere disposti a fare qualcosa per amore verso, in questo caso, un'attività. 3 consigli che posso dare a tutti coloro che praticano sport e cercano di migliorarsi ogni giorno: divertirsi in primis, perché lo sport è divertimento, determinati in quello che si fa, quindi mai perdere di vista l'obiettivo e non farsi buttare giù dalle difficoltà che fanno sempre parte del gioco. E non pensare. A volte pensare troppo è controproducente e l'ho vissuto sulla mia pelle. Per migliorarsi bisogna certo pensare a quello che si fa, se no saremmo tutti degli incoscienti, però di essere più liberi di testa, di essere rilassati, di godersi il processo, il viaggio, per quanto tortuoso possa essere o per quanto facile possa essere.